Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video, io sono Rino e oggi, come potete vedere dal mio background, parliamo di LG per iPad. Circa un anno fa su questo canale YouTube ho fatto una guida completa su come passare allo spartito digitale. Se non ancora hai visto il video, io te lo lascio qua in alto, te lo straconsiglio perché secondo me ho riassunto un po' in generale tutte le cose fondamentali da conoscere prima di poter passare alla partitura digitale. Cerco di dare un po' di consigli che non si trovano online, soprattutto perché sono frutto di esperienza e anni di errori, mettiamola così. In quel video mancava un tassello fondamentale ed era proprio il leggio per iPad. Oggi andiamo a vedere quello che utilizzo io dal 2017, che è più o meno l'anno in cui ho iniziato ad utilizzare l'iPad dal vivo, e i vari pro e contro delle cose che ci sono sul mercato. Comincio col dirvi che ho iniziato ad utilizzare l'iPad in contesti di musica dal vivo, prettamente musica leggera, quindi di conseguenza ho sempre utilizzato l'iPad su uno stand della Neewer che comprai su Amazon all'epoca a 19 euro, però mi sono reso conto che i prezzi sono letteralmente sbalzati in aria e nel momento in cui sto registrando il video costa 39 euro con un coupon che potrebbe essere interessante. Però se volete acquistarlo al prezzo migliore, io comunque vi invito ad iscrivervi al mio gruppo Telegram che sta crescendo e sono contentissimo. Su questo gruppo pubblico le migliori offerte in ambito musicale su Amazon, quindi fateci un salto ed iscrivetevi perché si possono fare veramente degli ottimi affari, e poi avere a disposizione una community di musicisti che segnala delle offerte è una grande cosa. Purtroppo questo supporto non ce l'ho qui a disposizione per farvelo vedere tra le mie mani, ma vi assicuro che è veramente super stabile, quindi lo consiglio se e soltanto se siete dei cantanti oppure suonate la chitarra e cantate contemporaneamente in contesti di musica leggera. È molto comodo perché si può agganciare ad un'asta microfonica, ma ha il contro, secondo me, di essere un po' robotico, non so come dire. La difficoltà più grande che ho trovato nel cercare un supporto per iPad è comunque trovare una soluzione che sia sobria, snella e pulita soprattutto, perché non mi piace avere sul palco un sistema che può sembrare barocco o addirittura uscito da Transformers, mettiamola così. Per quanto mi riguarda, ho provato ad utilizzare il Neewer anche su un'asta nana. Non so se qualcuno di voi ne possiede già una. Si tratta semplicemente di un'asta microfonica bassa che si usa per registrare chitarra e strumenti che hanno bisogno di una microfonazione bassa. Ho provato ad agganciarlo su quest'asta, ma appunto il risultato che ne veniva fuori sembrava un accrocchio di materiali ed era veramente brutto da vedere. Pratico sicuramente, cioè funzionava benissimo, ma vederlo sul palco era veramente qualcosa di brutto. Ma se avete un'asta di questo tipo, molto sobria, che volete utilizzare come leggio, io vi consiglio un supporto venduto da Thomann al prezzo di 35 euro, che è veramente di un'ottima qualità, quindi potreste trasformare la vostra asta microfonica in un leggio. E questa potrebbe essere un'ottima soluzione, ovviamente se suonate seduti, ma se suonate in piedi potete tranquillamente utilizzare una normale asta microfonica più alta, quella dei cantanti per intenderci. Altra situazione interessante che vi segnalo per contesti analoghi è un supporto della Quick Lock, quindi marchio super raffidabile, che costa sui 48 euro e comunque sembra essere molto funzionale e soprattutto sobrio per il palco. A questo punto vi starete chiedendo perché tu non li hai comprati? Vi dico subito il perché. Per quanto mi riguarda stavo cercando un'opzione che fosse molto più trasportabile. Vi spiego, spesso mi capita di viaggiare in aereo con la chitarra e per chi è pratico della situazione sa benissimo che la chitarra di per sé sui voli low cost è considerata biglietto extra. Ovviamente ho bisogno di un leggio che riesca ad entrare all'interno della mia custodia della chitarra, o meglio all'interno di un trolley bagagli a mano, altrimenti rischierei di avere problemi in fase di imbarco e tutto il resto, quindi vorrei evitare altamente. Dopo una lunga ricerca su Amazon cercando di evitare le cinesate, ma alla fine ho preso una cinesata, mettiamola così, mi sono imbattuto in questo leggio che sembra essere un ottimo compromesso e lo inizierò ad utilizzare a breve, quindi non ancora l'ho utilizzato sul palco, ma vi posso dire che è in alluminio. Ci sono delle parti in plastica che non sembrano essere eterne e soprattutto la cosa che mi è piaciuta è la parte superiore, che è molto sobria. Adesso ci mettiamo l'iPad vicino così vi faccio vedere anche il risultato finale, e il tutto, piegandolo, vi faccio vedere. Ecco qua, ce l'ho fatta. È molto molto piccolo, stiamo parlando di
35-40 cm, quindi rientra tranquillamente all'interno di un bagaglio a mano oppure nella tasca superiore di una custodia. Molto piccolo, la parte superiore si sgancia, si allunga e può contenere iPad, se non sbaglio, dai 9 fino ai 13-14 pollici, quindi più o meno va ad inglobare un po' tutti i dispositivi che si usano per leggere partiture. Lo rimettiamo in piedi, semplicemente lo vado a mettere nella pinza ed il gioco è fatto. La cosa bella è che posso subito ruotarlo ed inclinarlo in modo molto semplice e guardate com'è sobrio. Tirando un po' le somme, questo leggio l'ho preso al minimo storico su Amazon al prezzo di 25 euro. Ma ancora un'altra cosa positiva è che comunque questo leggio ha la garanzia Amazon, che per il primo anno comunque ci fa stare tranquilli, e per i primi 180 giorni il venditore ci dà la garanzia del soddisfatti o rimborsati, ok? Cioè quindi te ne mandano un altro a casa se vuoi tranquillamente senza problemi, se si dovesse rompere. Quindi questa cosa qua mi è sembrata veramente interessante. A 25 euro accetto anche il fatto che non sia eterno, anche perché le migliori soluzioni che ho trovato in commercio sono della Airturn, marchio che conosciamo tutti per il famoso pedalino girapagine, il migliore che c'è in commercio. Questo brand ha creato un supporto per iPad super interessante che diventa piccolissimo, super trasportabile, quindi super interessante. Il problema è che soltanto lo stand costa circa 66 euro. Ovviamente manca la parte superiore su cui agganciare l'iPad e lo stesso brand ha creato un supporto che si chiama Manos, che letteralmente assomiglia a due mani che si aprono in cui viene appunto agganciato l'iPad, e questo supporto a sua volta costa 55 euro. Quindi se ci andiamo a fare un po' di conti, ma in realtà Thomann vende il bundle di questi due prodotti a 111 euro, che è veramente tantissimo. Immaginate che riuscirei a comprarne 4 anche in più di questo, quindi se avete la disponibilità economica sicuramente andate a prendere un prodotto che è molto molto più di qualità. Ma per quanto mi riguarda non mi andava di spendere così tanti soldi per un leggio. In fondo, da quando ho iniziato a suonare, il mio leggio da viaggio è sempre stato questo qui, pagato 15 euro e non si è mai rotto. Quindi non vedo perché debba spendere così tanti soldi per un leggio, ma va bene così. Proprio per questo alla fine ho deciso di optare per questo da 25 euro. Io ovviamente ve lo lascio in descrizione il link a questo leggio, che per ora vi consiglio, poi magari vediamo come si comporterà nel tempo, perché su Amazon ce ne sono tantissimi. Alcuni hanno la parte superiore a giraffa, che sinceramente non mi piace per nulla esteticamente, quindi per quello li ho evitati. Però se qualcuno di voi li utilizza e li reputa interessanti, magari scrivetelo qua nei commenti. Questo deve essere sempre un posto in cui scambiare opinioni e tirare fuori qualche suggerimento. Ragazzi, il Sunset Lover è terminato, come potete vedere il sole sta calando, quindi significa che ho parlato troppo. Vi chiedo di iscrivervi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Per qualsiasi cosa commentate. Ciao!